Alzi la mano chi ama la cacio e pepe. Eccomi, io. Anch'io. Oggi faremo gli spaghetti cacio e pepe, quindi. No, Mezze maniche. no, Gnocchi. no. Oggi facciamo una cosa un po' originale, ispirata alla cacio e pepe. Facciamo una buonissima e facilissima ciambella cacio e pepe. Come ciambella? Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Beh, oddio, veramente ho fatto pure il titolo del video, quindi... Siccome domani dobbiamo andarci a fare una scampagnata, volevo preparare una torta salata velocissima e molto gustosa e alla fine cerca che ti ricerca, dietro una bustina di un lievito molto famoso, ho trovato la ricetta dei muffin cacio e pepe. Ho detto, mi sei illuminata, cavoli, ma allora ci faccio una ciambella. Quindi ho un pochettino aggiustato le dosi, così sono anche più facili da ricordare gli ingredienti, e la facciamo insieme perché è veramente buonissima. Aspetta un attimo. Si vergogna. Prima parliamo di un aspetto molto delicato di questo video, che purtroppo Benedetta ha un problema. Ma te devi proprio avvicinare, se stai lontano si vede un po' meno. Gira un attimo. Ecco, queste cicatrici che c'ha qua praticamente sono un'operazione di chirurgia estetica. No. Sono stata dal dermatologo e mi ha tolto le macchie, quindi ho delle feritine. Non le posso coprire perché non posso mettere niente sopra per il momento. Perché sennò poi ci facevano tutti i commenti. Vabbè, ma non è che hai fatto? Benedetta, che è non penso che si scandalizza nessuno se mi vede così. Vi scandalizzate? No, però. Ok, dai, possiamo proseguire. Abbiamo tolto anche il dubbio della chirurgia estetica. Non c'è chirurgia estetica. Allora, per fare la ciambella cacio e pepe ci servono 4 uova, 80 g di olio di semi, 150 ml di latte, 100 g di pecorino grattugiato, 100 g di grana grattugiato, 200 g di formaggio fresco spalmabile, 300 g di farina, una bustina di lievito istantaneo per torte salate e il pepe e un po' di sale. Pepe quanto? Pepe io ne ho messo un cucchiaino perché un po' si deve sentire. Quindi prendiamo una bella ciotola, rompiamo all'interno le uova, 4 uova. È anche semplice da ricordare perché 100, 100, 100, 200, 300. Sì, facilissimo così. Metto subito il sale se no mi scordo. Non ne serve tanto perché già gli ingredienti sono salati, perché pecorino e grana sono salati, però mezzo cucchiaino di sale secondo me ci vuole. Ed iniziamo a sbattere con le fruste. Quando le uova sono belle gonfie aggiungiamo il formaggio fresco spalmabile, questi sono 200 grammi. So già che mi chiederete, si può mettere la ricotta? Si può mettere il mascarpone? Sì, secondo me sì. Con la ricotta vi viene un pochettino, forse un po' più leggera, col mascarpone forse un pochettino più, un pochetto più pesante. Il formaggio spalmabile è perfetto, va bene? Anche la robiola? La robiola sì, come il formaggio spalmabile, secondo me va bene. Allora, quindi mettiamo all'interno della ciotola. E mettiamo anche l'olio. Io utilizzo l'olio di semi, però in questa ricetta va benissimo anche l'olio d'oliva. Versiamo e poi continuiamo a sbattere. Poi 150 ml di latte, e ora è il momento del cacio, quindi io ho scelto 100 g di pecorino e 100 g di grana. Se vi piace tanto il pecorino potete pure fare 200 g di pecorino. Se il pecorino piace di meno, potete fare 200 g di grana, va bene? Quindi mettiamo pecorino e grana. A questo punto farina 300 grammi.
Ora, lievito istantaneo per torte salate, una bustina. E il pepe. Cacio e pepe. Allora, un cucchiaino abbondante. Se vi piace anche un po' di più. Mettetelo a gusto vostro, potete mettere un po' di più o un po' di meno. Secondo me un cucchiaino è giusto. Un altro pizzichetto, permetti? Vai. Perché a me ci piace. E un'ultima mescolata. E l'impasto è pronto. Eccolo, deve avere questa consistenza qua. Né troppo liquido né troppo duro. Si vede il pepe? Si deve vedere il pepe, ma soprattutto si deve sentire il pepe. Adesso prendiamo uno stampo a ciambella. Questo è il diametro di 26 cm. Se ce l'avete un po' più piccolo, da 24 vi viene più alto, se ce l'avete da 28 vi verrà un po' più basso, ma va bene lo stesso. Mettiamo un pochettino d'olio, lo allarghiamo per bene. Io tolgo pure se c'è troppo olio, faccio così, lo tolgo. E metto un po' di farina. E per allargarla faccio così, schiaffeggio lo stampo. Versiamo l'impasto all'interno dello stampo. Sistemiamolo per bene. E siamo pronti per infornare. Forno caldo, 170 gradi, ventilato, lo facciamo cuocere per 40-45 minuti, poi facciamo la prova a stecchino. Sono passati 45 minuti, facciamo la prova a stecchino. È cotta. Possiamo sfornare. Ed eccola qua. Guarda quanto è alta. È arrivato subito Claudio, sento il profumo. Eccolo qua. Claudio è particolarmente appassionato a questo tipo di ciambella. Col formaggio. La facciamo raffreddare un momentino e poi la tiriamo fuori dallo stampo. Eccola. Guardate quanto è soffice. Che vuoi? Allora, io l'ho fatta a forma di ciambella, no? Però nella bustina del lievito dove ho preso la ricetta, c'era la ricetta per fare dei muffin. Quindi potete anche fare dei muffin, ne vengono 12 con questa dose e in forno dovranno cuocere meno, dovranno cuocere attorno a 20-25 minuti. Si può fare anche a forma di plum cake se volete. Ma anche a forma di torta. Ma anche a forma di torta, vi viene un pochettino più bassa. Invece se volete cuocere questa torta in friggitrice ad aria, dimezzate la dose. La mettete in uno stampo a ciambella tondo, di carta va benissimo, e la fate cuocere a 160 gradi per 25 minuti circa. Insomma, la controllate, fate anche lì la prova a stecchino. Se invece volete cuocere i muffin in friggitrice ad aria, a 170 gradi per 16 minuti. E naturalmente se la fate in friggitrice d'aria è meglio utilizzare il lievito specifico per friggitrice d'aria. Se invece poi qualcuno ha la famosa pentola fornetto, il fornetto Versiglia, e vuole cuocere questa ciambella sul fornello, si può fare tranquillamente. Dai primi 10 minuti con la fiamma al massimo e poi fate cuocere ancora per 45 minuti. Fornello medio piccolo.
Poi, se volete fare questa ciambella senza glutine, si può fare tranquillamente. Sostituite 300 g di farina con 220 g di farina di riso e 80 g di amido di mais o fecola di patate. Io l'ho fatta proprio classica cacio e pepe, cioè non ho aggiunto altro, perché è già saporita così. A me mi piace proprio così, perché poi dopo Confermo perché l'ho assaggiato. poi magari la fai a fette e sopra ci metti, che ne so, una fettina di salame. E comunque si può arricchire, ad esempio, con dei tocchetti di formaggio, tipo provola dolce oppure la scamorza, oppure l'emmentaler, ce ne mettete tipo 150 grammi. Potete metterci della, mi è venuto in mente adesso, il guanciale a fettine, come si chiama? I petali di guanciale, ma li rosolate un pochettino in padella e li aggiungete all'impasto. È una buona versione alla grigia. Esatto. Cioè, Oppure la pancetta proprio. Oppure la pancetta, oppure vabbè un po' di salsiccia, la fate, anche questa la fate un pochettino rosolare e la mettete all'interno. Però vi garantisco che così è buonissima. Semplice, buona, semplice. Poi buona, uno può mangiarla buona. con i salumi, l'accompagna con i salumi, con la mortadella, con sale. Allora adesso c'è un piccolo problema, che questa la dovremmo portare a scampagnare per domani, insomma. Però se ne facciamo una fettina non è che se lamenta qualcuno, non se ne accorge nessuno, vabbè, anche perché nessuno. magari la tagliamo a fette, la riavviciniamo, è come se fosse appena fatta. Esatto. Quindi io direi di tagliarla, così facciamo vedere anche l'interno. Cioè, guardate. Si vede un po' il pepe? Sì, sì. No, è buona perché rimane leggermente umida. Però è cotta, è proprio l'umidità dal formaggio spalmabile, secondo me. È leggera, soffice e saporita. Ma veramente saporita. Vuoi un pezzetto pure tu? Dopo. Aspetta, finisco di mangiare, poi devo dire una cosa. La cacio e pepe vince su tutto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che rifarete la ricetta. Aspetto le vostre foto. Se avete suggerimenti o idee per variarla, scrivetele sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao. Adesso ne diamo un pezzettino pure a Claudio che c'aveva voglia.